Forte! Stavolta la prendiamo! Non sprecare il fiato! Maledetti ficcanaso! Ora iniziamo a divertirci! Finalmente un po' d'azione! Non ci deve scappare! Dannazione! Credeva davvero di poter curiosare tra le rovine senza problemi. Che idiota! Magari Finvit fa parte della solita provocazione. Ormai Terredi non fa altro da mesi. No, non credo. Mi sa che questa volta si tratta di qualcos'altro. Conoscendo Finvit. Comunque, sono stato in testa tutto il tempo. Ma sta zitto, guarda che sei sempre stato in fondo. Effettivamente ha ragione lui. Lui chi? Lui... Zephyr. Ma che dici? Ti dimostrerò che sono molto più forte. Come no, sempre un sacco di storie. Sei proprio un lentone. Ah, io lento? Pardoni. Ma sei aiuta. Ma se non riuscite a vedere C'è da andare sempre lento da solo. Che te ne pare? Allora? Ah, non ditemi che vi è scappata! Buongiorno anche a te, eh? È svanita nel nulla prima che potessimo catturarla. Senti, perché non ci vai tu a rincorrere quella lepre di Finvit la prossima volta, eh? Di certo farei un lavoro migliore di te, incapace! Ragazzi, il pranzo è pronto. Muovetevi o mangerò da solo. Oggi c'è il cinghiale in umido, quello di ieri, che tra poco non ammazza Sirion. Mi ha solo preso alla sprovvista. Se non ci fosse stato Ambrose, avrei sistemato io quel lurido bestione. E poi eravate così uguali che stavo per colpire te. Così mi son detta, dai Amy, che questa è la volta giusta. Me lo sentivo che era lui il sesto guardiano. E guarda caso non lo era. Sta zitto e mangia, sterminatori di cinghiali. Insomma, prosegui. Stavo dicendo, mentre ero nella foresta a meditare... Accidenti! Mi sono fidato di quell'idiota! No! Oddio! Potenzia leggermente le prestazioni respiratorie. Ma io non me ne faccio di niente di questa roba per rubare la pietra! Oh. Ma tu sei una guardiana delle rovine di Moran. Sì, ma tu chi sei? Come hai fatto? Questa è una custode della divinazione. Potrei ricavarci una valanga di soldi vendendola alla Fey. Mi conviene stare al gioco. Non lo so come ho fatto. No, io che da quando sono bambino che ho questi poteri qua. Non lo so. No, non ci posso credere. Tu mi stai dicendo che riesci a controllare il vento? Sì. Guarda che cosa ho fatto con un solo starnuto. Sì, oh mio Dio, non ci posso credere. La tipa non sembra essere molto sveglia. Sarà più facile del previsto? Seguimi! Tocca quella pietra! Quale pietra? Toccala! Se sei il prescelto, ovvero il guardiano che manca all'appello, la pietra ti ricompenserà con nuove capacità che andranno ad aggiungersi agli straordinari poteri che già hai. Un turbine di vento ti circonderà e i simboli sulla pietra si illumineranno. Adesso è il momento. Se riesco a mettere le mani su sta pietra, diventerò l'uomo più ricco del mondo. Ah, se non lo sei, si sbarazzerà di te.
Beh, non era poi così forte se si è fatto respingere dal meccanismo di autodifesa della divinazione. Quella al massimo basta tenere lontano gli animali. Eppure ero convinta che fosse lui. Dai, Emerald, non ti affliggere. Alcuni dei nostri avi hanno aspettato decenni l'arrivo del sesto guardiano. Ma ero sicura. Basta pensarci. Piuttosto, che ne pensi se andiamo ad allenarci? Ho proprio voglia di provare la nuova lamina del mio bastone. Io invece sto sperimentando una nuova tecnica basata su colpi di frusta, affondi di spadino e piccoli aiuti offerti da madre natura. Bene, vedremo quale sarà la più efficace. Io e te invece, Sirion, che facciamo? Attacchi elementali? Ci sto. Ma guarda che i miei di ghiaccio sono potentissimi. Ricordi l'ultima volta com'è andata, vero? Pura fortuna, pura sfacciatissima fortuna. E poi pensi davvero che adesso che conosco tutte le tue tecniche mi serviranno a qualcosa contro i miei di fuoco? Vedremo tra qualche minuto chi avrà la meglio. E chi ti ha detto che conosci tutte le mie tecniche, scusa? Ma per me non c'è miglior lavoro di quello individuale. Terredi era il comandante delle truppe d'onore dei Decla, una pacifica e virtuosa razza dalla singolare capigliatura viola. Ossessionato dalla sua perfezione marziale, Terredi era detentore di un potere assoluto che lo rendeva tanto pericoloso quanto instabile. Durante una missione ordinaria fu pervaso dal piacere di uccidere e Terredi sterminò nemici e alleati indiscriminatamente. Fu destituito, maledetto, sprofondato nel disonore, cedette alla follia, diventando qualcosa di nuovo e terribile. Malgrado la maledizione lo straziasse dall'interno, continuò a seminare distruzione. Radunò 4 nuovi guerrieri oscuri e scese in battaglia alla loro testa, dando vita al clan dei dannati. Nel giro di qualche anno, il furore vendicativo di Terredi spazzò via l'intera razza dei Decla. Ma questo non poteva bastare. Inebriato dal sangue e dal massacro, si prefisse un nuovo obiettivo: mettere a ferro e fuoco l'intero pianeta, piegando tutti i popoli sotto la sua spada. Per raggiungere questo scopo, però, doveva avere accesso a un'ulteriore fonte di potere, quella delle leggendarie arti elementali custodite dalla reliquia sacra divinazione. Chi osa disturbare la mia meditazione? Sono di ritorno dalla missione. Non una parola di più, Finvit. Ho già visto come ti sei fatta scoprire dai guardiani e, sinceramente, mi aspettavo di meglio da una del tuo calibro. C'è ancora molto lavoro da fare se vogliamo riuscire ad avvicinarci alla divinazione, specialmente se questi sono i risultati. Sparisci adesso. Ho bisogno di riflettere. Come hai potuto deludere il nostro Signore? Una missione talmente semplice e nonostante tutto sei riuscita a fallire. Guardate che... Nessuno di voi può permettersi di giudicarla. Quello è compito mio. Non tollererò altri gesti di insubordinazione da parte vostra. È chiaro? Ora sparite. Cosa facciamo adesso, signore? Pazienza, Oscarnet. Pazienza. I tempi per la nostra azione non sono ancora propizi. Attendete il ritorno di Tenark e avvisatemi solo se ci sono novità interessanti. Adesso è necessario che io torni al tempio. La spada è ancora troppo debole. Quindi, quello che hai sentito nel bosco era una specie di lamento. Strano. Oronsul, conosci un qualche tipo di animale con un richiamo simile? E cosa dovrei saperne io? Laggiù c'è Miss Natura. Chiedilo a lei, no? Hai ragione. Amy!
Amy. Di là avremo un problemino. Potreste venire a darci una mano? No, quello che ha visto Ambrose non è una comune creatura della foresta. Un momento. Tu come fai a... Non preoccuparti, ho i miei informatori e osservatori sparsi per il bosco. Comunque, a ciò che si trova là devi pensarci tu. Io? Sì, proprio tu. Adesso preparati, che andiamo insieme ad accompagnarti. Poi dovrai sbrigartela solo soletto. Ecco. Il suono proveniva da là. Adesso sta a te. Noi ti aspettiamo qui. Non vale. La parte più emozionante tocca sempre a lui. Uffa. Ti prego! Aiutami! Sì, certo, subito. Chi ti ha ridotto così? No. No, no! Su, rispondi. Cosa è successo? Tranquilla, tranquilla. Adesso ti porto a casa. Dei miei amici provvederanno alle cure necessarie. L'ho portata di sopra, si è appena addormentata. Siediti. Allora, ti ha raccontato da che cosa è stata assalita nella foresta? Sì, da un cinghiale striato velenoso, ma non mi ha detto né come ha fatto a sbarazzarsi della bestiaccia né perché si trovasse da queste parti. Ragazzi, ragioniamo. Per quanto ne sappiamo, potrebbe essere uno scagnozzo di Teredi. E se così fosse, saremmo tutti in difficoltà. Avete idea di cosa voglia dire avere il nemico in casa? Secondo me ti preoccupi troppo. Se fosse una spia, lo scopriremo comunque domani alla divinazione. Sarà la pietra ad eliminare ogni sospetto. Sono d'accordo. Se è una spia, non se ne andrà con le proprie gambe. Ma se fosse davvero lei, la sesta? Ultime notizie da Moran. Sembra che Zephyr abbia trovato nel bosco una ragazza. E temo proprio che sia la sesta custode. Maledizione, questa è una maledizione! Dobbiamo fare qualcosa! Se chiudono il sigillo, che faremo? Pare quindi che anche il fato, oltre che il tempo, ci stia giocando contro. È un bel problema. E a questo punto che cosa facciamo? Non ci rimane altro che intervenire. Non è ancora il momento. Abbiate ancora un po' di pazienza e vedrete che ogni tassello andrà al suo posto. Grazie a quella fanciulla potremo fare perno sugli altri e distruggerli. In fondo, la tenerezza umana non è altro che debolezza ben confezionata. C'è Delia. Aspetta, che ti do una mano. Ciao Delia. Ciao. Buongiorno. Ciao Amy. Come stai oggi? Vieni. Beh, a Appoggiati parte a me. la gamba che mi fa ancora un po' male, meglio. Sì, le erbe che le ho dato dovrebbero lenire il dolore. Sei stata molto fortunata. Quel veleno porta alla morte. Non so proprio come ringraziarvi. Senza l'aiuto di Zephyr, molto probabilmente ci avrei lasciato la pelle in quella radura. E di me non si parla mai. Sono stato io ad accorgermi per primo di Delia. Infatti si è visto da come correvi che te ne eri accorto. Ma come hai fatto a salvarti dal cinghiale? Beh, se ve lo dicessi non mi credereste. Io sono Zephyr, custode delle rovine di Moran e guardiano dell'elemento dell'acqua. Ma tu, l'acqua, cosa? Come? Qui dentro tutti abbiamo il potere di controllare un elemento.
Adesso pensi che potremo crederti? È stupefacente! Quindi voi siete famosi guardiani! Ne avevo sentito parlare, però tutti credono che sia una leggenda. Ognuno di noi ha scoperto di possedere degli strani poteri non molto tempo fa. In effetti, quando il cinghiale mi ha assalita, è successa una cosa un po' strana. Ovviamente mi sono spaventata da morire. E a un certo punto il cinghiale è volato via. Come se fosse spazzato via dal vento. Basta, non ce la faccio più. Delia, noi pensiamo che tu sia la sesta guardiana. Come? Insolente che non si stai zitto! Perché non si Non fare caso a loro. Ascolta me. Quando Zephyr ti ha trovata, tu sei svenuta, ricordi? Vagamente. Subito dopo aver perso i sensi, un vento impetuoso ti ha circondata. Cosa veramente strana, non trovi? Ma quindi io sarei una di voi? Una come voi? Crediamo di sì. O almeno così pare. Se non ti dispiace, Ambrose, che ne diresti di venire a darmi una mano con questi tre? Ma volentieri. Ci penso io adesso. Dai! Sta fermo! La spada! Basta! Tutte le volte una lezione! L'acqua fa meditare. È il tuo elemento. L'acqua. Non lo dico solo per elogiare il mio elemento. Acqua e meditazione si sposano benissimo. Nonostante l'acqua sia il mio elemento, io non sono libero, Ambrose. Capisco, Zephyr. Noi possediamo poteri incredibili. Ma questo è il prezzo da pagare. Siamo costretti a proteggere la pietra fino a che il sesto guardiano non si unisce a noi e poi potremmo depositarli, i nostri poteri. E poi saremo liberi? Saremo più vulnerabili. Libero dal peso, dalla responsabilità. Libero di fare un viaggio lontano. Ma Zephyr, noi non abbiamo altro che i nostri poteri. Se scegliamo di depositarli, che cosa ci resterà? Resteremo noi. La vita. La libertà. Potremo vivere dove vogliamo. Come vogliamo. In pace finalmente. Senza questa sensazione da animali in gabbia. È per questo che sei così attratto da quella ragazza che ho trovato nel bosco? Delia? Ti fa ritornare a sperare. Pensi che ti aiuti a riconquistare la tua libertà. Può darsi. E se non fosse lei, sesto guardiano? Zephyr, io voglio solo che tu non rimanga deluso. Tutto qua. Non ti illudere. Non ti preoccupare, non mi illudo. Andiamo a casa, dai. Vorrei poter restare qua. Non siamo ancora liberi di scegliere. Lo saremo presto. Lo spero. Per te. Io amo i miei poteri. Qui inizia il tuo addestramento. Forza, fammi vedere cosa sai fare. Cosa? Tieni, prova con questa. Sono sicura che Ambrose non se la prenderà. Oh! Non credo che sia l'arma fatta per me. È troppo pesante. Tu prova, poi vedremo. Ok.
non sia uno scherzo, non è divertente! Mi hai fatto paura! E cosa ti fa pensare che sia proprio lui? Solo lui ama utilizzare attacchi a distanza. E se non fosse lui? Ma dai, e chi? Delia, vai a vedere cos'è stato. Amy? Tenark! Già, quello è il mio nome. Mi hai molto deluso, Emerald. Non mi aspettavo una cosa simile da te. Lo sai bene che scontrarti con un guerriero del calibro di Tenark poteva esserti fatale. Lo so, ma lui è morto adesso, no? Non ci darà più fastidio. Ma questo non importa. È solo opera della fortuna se siete ancora qui. Sì, ha ragione Zephyr. Avete fatto proprio una fesseria enorme. E come ti è venuto in mente di prendere la mia spada? Di nascosto, poi. Ok, propongo di congedarci. Ah, e un'ultima cosa. D'ora in poi, all'allenamento di Delia, ci penso io. Dai, andiamo. Signore, abbiamo perso le tracce di Tenark. Non si hanno più notizie di lui da 2 giorni. Che cosa facciamo? È morto, Oscarmet. Altrimenti sarebbe qui a piagnucolare. Non ti sforzare troppo a cercarlo. Non è tutto. Pare che i suoi custodi si stiano muovendo verso la divinazione. Temo che sia il preludio al rito di iniziazione della sesta. Bene. Non chiedo di meglio. Credo proprio che il mio piano stia iniziando a concretizzarsi. Non ci resta che attendere che la storia faccia il suo corso. Poi ci basterà agire nel momento più opportuno. E sarà allora che i potentissimi guardiani cadranno. Così è questa. Non sembra neanche di questo mondo. Adesso, Delia, devi toccare questa pietra. Cosa accadrà dopo? Lo scoprirai a suo tempo. Ma non preoccuparti, non sarà niente di doloroso. D'accordo. Non farlo se non te la senti. Tutto bene? È lei! Sì, e vai! I nostri poteri aumenteranno. Eh già, cara Delia. Sono ancora tante le cose che devi sapere. Per ora mi pare che stia andando piuttosto bene. C'è qualcosa che non ti è chiaro del nostro mondo bizzarro? Ecco, sì, effettivamente c'è una cosa. Stavo pensando, com'è possibile che per migliaia di anni i 6 guardiani si siano sempre incontrati nell'ombrosa valle? I poteri del fato e del caso sono incontrastabili. È proprio grazie al caso che i guardiani si sono sempre ritrovati qua, proprio dove siamo noi adesso. Che fossero nati lontani, che parlassero un'altra lingua, che vivessero situazioni estremamente diverse, il caso ha sempre provveduto a farli incontrare. E cosa succederebbe se il guardiano morisse prima di sigillare i suoi poteri? Non è mai successo. Ma temo che, secondo la divinazione, al momento della morte di un guardiano che abbia ancora i suoi poteri, corrisponda all'immediata nascita del guardiano con lo stesso potere. Solo che prima che sia in grado di combattere... Il guardiano dovrà crescere, certo. Dai, su, non incupiamoci senza motivo. Ricordiamoci che siamo qui soltanto per festeggiare. Vero! Facciamo un brindisi? Al fato, senza il quale molto probabilmente non ci saremmo mai incontrati. Aspetta. Questa potrà esserti utile. Ciao.
E allora, sapete cosa vi dico? Me ne andrò a dormire alla casa dell'eremita. Fanfaroni vigliacchi e codardi. Ma non è che poi ci va sul serio? Ma non può andare alla casa dell'eremita da solo. Gente, secondo me è un bluff. Sarà sicuramente nascosto dietro la porta. Già. Gira la testa. Di qua. Ma dobbiamo proprio. Maledetto Sirio. Dovresti stare un po' più attento ai trucchetti di un demone, sai? Soprattutto se si tratta di uno del mio calibro. Credevo che... Ma tu non... Credevi davvero che fossi morto, fuggito o comunque disperso dopo il nostro primo incontro? Dopo il combattimento mi sono tenuto in disparte, solo per farti crescere ed addestrare, per combatterti in un altro momento. Tutto qua. Che ti succede? Bevuto troppo, forse? O credi davvero che continuare a fuggire abbia un qualche effetto contro di me? Non credevo che la tua pateticità fosse così spudoratamente evidente. Non credevo che la tua pateticità fosse così spudoratamente evidente. Yai! Sei proprio un inutile ingenuo. Pensavi veramente che un essere ultracorporeo quale me potesse essere ingannato da un tranello banale così ovvio? Ma d'altronde era chiaro che un miserevole pseudo guardiano del tuo rango usasse tecniche così puerili. Sei davvero un illuso, caduto nella mia trappola e non te ne sei nemmeno accorto. Questo è lo sguardo che preferisco. Il terrore nei tuoi occhi è sublime. Ed è proprio per questo che ho deciso di concederti un'opportunità in più. Sai, se non fosse per il fatto che Madre Natura mi ha donato l'indispensabile potere di occludere la mia mente, Terredi non esiterebbe ad eliminarmi per quel che sto facendo. Ancora una volta dovrò raccontare di non essere riuscito a sconfiggerti per qualche assurda ragione. Tu sei pazzo. Forse. Voglio solo che la prossima volta che ci incontreremo sia l'ultima. Preparati, perché non sarò più così magnanimo. Non posso più permettermelo. Bisogna tamponare la ferita. Sirio, ma dove sei? Quando lo trovo giuro che io... Ambrose! Sefir, ma... Sirio! Corri, presto! Vai a chiamare Emerald! Che è successo? È ferito, ma non è grave. Sbrigati! No! Non se ne parla! Rimango io con lui! D'accordo.
D'accordo. Vado a cercare aiuto. Sì. Emerald! Stupido. Ti prego. Emerald! Non morire. Ehi! Ti sei persa lo spettacolo di Sirion e Ambrose. Ah, niente di nuovo. È quello in cui lui gli lancia le scaglie di ghiaccio e l'altro le scioglie prima che gli arrivino in faccia? Sì, però stavolta Ambrose non è stato abbastanza abile. Vieni con me. Voglio farti vedere una cosa. È magnifico. Ma è meraviglioso. Sembra di essere in mezzo a tante piccole stelle. Sì. Questo è un luogo speciale. Zephyr, io sono preoccupata. No, non hai motivo di esserlo. Io non sono sicura di essere alla vostra altezza. Tu sei la migliore. Ma non mi sento... Non c'è ragione per la quale tu debba sentirti minacciata. Ma Zephyr... Io sarò sempre un passo dietro di te. Oh, Zephyr... Lui vuole la mia morte. Non permetterò mai che quell'essere ti si avvicini, anche a costo della vita. Farei l'impossibile per te. Zephyr, Sì, ti amo. Mi sembri irrequieta, Finvit. Che cosa ti è capitato? Forse hai scoperto qualcosa durante le tue ultime ispezioni? Beh, diciamo che la mia pazienza e la mia tenacia negli appostamenti hanno portato i loro frutti. Bene.
Allora dimmi, che cosa hai scoperto? Beh, che fretta c'è? Ho tutto il tempo che voglio per raccontarglielo. Io no! Adesso abbiamo anche l'ultimo pezzo. Grazie ancora, Finvit. È giunto il momento di procedere con l'operazione. Vai a chiamare Oscar Meta e di venire qui. Devo parlare con lui immediatamente. La simbiosi è completata. Zephyr, che ci fai qui? Cercavo te, naturalmente. No, non c'è tempo. Terry sta per attaccare se non l'ha già fatto. Siamo in pericolo. Oh, va bene, vado subito a chiamare anche gli altri. No, non c'è tempo. E poi non servirebbero a nulla. Io e te insieme siamo più forti. Sì, ma magari potrebbero darci una mano. Perché farli venire inutilmente? Io e te siamo imbattibili. E tu sei la migliore. Sei con me oppure no? Sì, sempre. Bene, allora andiamo. Sì, alla fine è andato tutto liscio. Delia si è rivelata essere veramente la sesta guardiana e i miei sospetti sono cessati con la sua iniziazione. Bene. A proposito, Zephyr ha già deciso quando sigillare la pietra? Non c'è ancora un giorno preciso. Pare che i ragazzi vogliono prima togliere di mezzo Terry e i suoi. Siamo convinti di potercela fare ora che siamo al completo. Vi toccherà mantenere il cordone di sorveglianza ancora per un po', credo. Non è un problema. Tu, piuttosto, pensa a sorvegliare la pietra. Se cade in mano a Terry, non esisterà esercito capace di contrastarlo. Aspetta, un attimo solo. È appena arrivato un rapporto dai servizi di informazione. Adesso, devi immediatamente tornare indietro. Delia è in pericolo. Un individuo con le sembianze di Zephyr la sta conducendo verso la valle incognita. Intervieni subito, non permettere che la uccidano. Oh no! Come diavolo è stato possibile? Passo e chiudo! Devo correre! Ehi! Da quando? Corri più veloce di me. Beh, da sempre suppongo. Che cosa? Vuoi dire che mi hai sempre lasciata vincere? Sai, è un ottimo modo per infondere fiducia a chi non ha capacità molto spiccate. Zephyr, ma che stai dicendo? Mi hai detto tu che siamo gli unici a poter combattere Terry. Perché ora fai così? Perché ti sto ingannando. Che significa? Cosa? Come? Comprendo la tua scarsa solerzia e non ti biasimo. In fin dei conti, ben pochi crepuscoli sono passati da quando sei arrivata qui. Tu non sei Zephyr. Peccato. Vieni, Amy. Finito qua, andiamo subito da Ambrose e Sirion. Perfetto. Delia? È ancora alla base. Da sola? Sì, la base è un posto sicuro. E poi hai visto anche tu quanto sia migliorata, no? Sì. Però facciamo in fretta a trovare gli altri. Amy? Mi sembri agitata. Io? No. Diamoci una mossa però. Oronsul sarà da solo come sempre. Non c'è nemmeno Delia. E di solito rimetti a posto prima di uscire. Sembra quasi che sia andata via di corsa. Va bene. Non allarmiamoci. Sono combattuto. Dovremo rimanere insieme, ma divisi li troveremo prima. Va bene, facciamo così. Tu pensa a cercare Ambrose e Sirion. Quando li trovi, restate sempre insieme. Io penso a cercare Delia. Veloce. Zephyr, aspetta. No, non c'è tempo di... C'è una cosa che devi sapere su Delia. Ho fatto
fatto male a tenere per me il segreto di Delia. Non vorrei che succedesse qualcosa di spiacevole. Ma... e tu perché non ti sei spostata come le altre? Tu... Già, io... Non ci crederai, ma mai mi sarei aspettato di portarti qui con uno stratagemma del genere. Sei una guardia di Terredi, vero? Perché mi hai portata qui? Ma quante domande! Strano che tu non abbia mai sentito parlare di me. Oscarmet, demone risvegliato dal buio, braccio destro di Terredi, lieto di poter assistere al principio della fine dei custodi. Ah! Provaci, te lo impedirò io. Sarà molto più impegnativo delle tue aspettative. Credimi. Dunque, eccoci qua finalmente. Finalmente soli. Allora, che fine ha fatto quella bella ragazza sprezzante del pericolo che era qui fino a un attimo fa? È stata aggredita da un cinghiale striato velenoso, forse? Come fai a saperlo? Non so se hai ben capito con chi stai amabilmente conversando, mia cara. Tu sei Terredi. Dannato. Stupida donna. Non sei nella posizione adatta per insultare, sai? Maledetto bastardo! Tu sei la causa di tutti i mali! Non meriti di vivere ancora a lungo, dannato essere! 3 piccoli appunti. 1. Quelli non ti servono. 2. Non permetto nemmeno ai miei fedelissimi di parlarmi con quel tono e... 3. Non ci metto niente a farti a pezzi. Tu non puoi uccidermi. Io so di poterti sconfiggere. Mi basterà tenerti occupato fino a che non arriverà Zephyr in mio soccorso. E poi sarai spacciato. Oh, beata ingenuità. Taci! Da quando hai appreso l'arte del vigliacco, Sermeset? Devo dire che se è questo l'insegnamento di Terredi, voi dannati siete messi proprio male. Non osare pronunciare il suo nome, sporco guardiano! Tu mi stai decisamente rovinando la giornata! Ah! Oh! Ah! Oh! Era da un pezzo che aspettavo di confrontarmi in duello con te. Devo dire che l'ultima volta mi sembravi molto più in forma. Ah! Ma cosa? Niente intrusioni stavolta. Togliti di mezzo allora! Ho un'amica da salvare! Tu non andrai da nessuna parte. Sì, lo ammetto. Per quanto sia il miglior combattente Tekla, con una maledizione sulle spalle, non sono mai riuscito a battere il tuo amato Zephyr. La sconfitta era ineluttabile. Per quanto mi sforzassi di trovare la giusta strategia di combattimento, non era mai all'altezza. Dovevo riuscire a ucciderlo prima che l'esagono dei custodi si completasse, poiché con il sigillo attivato la pietra resta interdetta a ogni forma di vita per 66 anni. Poi sei arrivata tu,
e onestamente iniziavo a preoccuparmi, fino a che non mi è balenata in mente l'idea che proprio in questo momento si sta realizzando. La chiave che mi permetterà finalmente di realizzare il mio piano. Ma... di che parli? Ma di te, no? Folle. Zephyr non arriva in combattimento, ma ha commesso il più grande errore della sua vita, innamorandosi di una debole, stupida donna come te. Ti sbagli! Una volta che sarai morta, Zephyr non sarà più in grado di reagire e sarà una semplice reazione a catena a sterminare tutti gli altri, permettendomi di prendere la pietra, ottenendo così il potere supremo. Ma la cosa che più di tutte mi esalta e fa gioire il mio vecchio cuore maledetto è eliminare, dopo tantissimo tempo, l'ultima superstite della mia odiosa stirpe. Tra poco quello stolto sarà qui e allora sì che sorriderò. Non so, ma qualcosa sulla tua faccia mi dice che non te l'aspettavi, vero? Sì, stavolta ammetto che mi hai preso un po' alla sprovvista. E questa? Teredi ti ha promosso? Bella, vero? Teredi se la sogna una spada come questa. Non vedo l'ora di provarla. Quell'essere è incredibilmente pericoloso. Non mi è mai stato molto simpatico, in verità. Sì, ci ha fatto dei bei regali con questi poteri, ma adesso che ho questa, E chi te l'avrebbe data? Sentiamo. me la sono presa. Pensa un po'. L'ultima volta non mi sembravi così in forma. Ma certo, continua a provocarmi. Sei proprio nella posizione giusta per poterlo fare. Una cosa te la concedo. Sei sicuramente tenace, ma alla fine sei solo un'altra erbaccia da estirpare. E questo che senso avrebbe? Naturale. Mi dispiace, ma mi hai preso che sono di fretta. Dovremmo rimandare. Smetti di fare la simpatica! Se non fosse stato per la tua amica, a quest'ora saresti a pezzi nel bosco! Adesso per te è veramente finita. Nessuna spada riuscirà più a salvarti. Sarà bene che mi sbrighi. Ti prego, fermati! Io non ti ho fatto niente! Perché vuoi ostinarti a eliminare la nostra meravigliosa stirpe? Non troverai la felicità eliminandomi. Non sai quanto ti sbagli. La mia felicità sarà proiettata all'infinito con la tua morte. Otterrò finalmente tutto quello che ho sempre desiderato da quando mi è stata inflitta la maledizione. È solo colpa del nostro imperatore che adesso ti trovi implorante di fronte a me. Allontanati da lei! Benissimo, ti stavo proprio aspettando. Accessibilità spiacente. Togliti di mezzo, tu! Ora! Guarda! È arrivato finalmente il momento tanto atteso. Osserva bene questa scena, guardiano, perché si manifesterà ogni notte nei tuoi incubi. Il terrore
è diventato realtà. Sei solo un illuso idealista, Zephyr. Guarda dove ti ha portato la tua eccessiva fiducia. Sei fortunata, mia cara. Tu hai pagato il prezzo. Ma una volta io non ho mai smesso di pagare. Delia, Zephyr. vedrai che ce la farai. Emerald sarà qui a momenti. Sono come il vento che mi trasporta, pungente pur gentile, fuggevole ma sempre presente. Don't want to be afraid, hard not to hesitate, but we can't wait to be the change. It's not too late, free from hate, think of the future that we could create, face the facts today. There's a better way. Take one step back and say there's a better way. Like a tree, rooted in peace, in peace. One with all living things, one life heart beating, with soul being. Sono proprio una stupida! Dai, non fare così. Ma come abbiamo fatto? Siamo stati tutti degli ingenui, ecco. Io lo sapevo che era una Decla, l'ho vista! Ho visto i suoi capelli viola, quell'unica volta che si è tolta il copricapo. Amy, questo non avrebbe cambiato nulla. Ma forse Zephyr l'avrebbe difesa meglio, non l'avrebbe lasciata sola neanche un minuto. Non puoi prenderti tu la colpa, non è giusto. Io non riesco a non pensare che siamo stati tutti raggirati da Oskernet. Avrei dovuto batterlo io. E invece mi ritrovo questo squarcio sul petto. Ce l'abbiamo tutti, Sirio, anche se non si vede la cicatrice. Che cosa facciamo adesso? Io non lo so, siamo messi male. Ora siamo di nuovo 5. Non siamo in grado di combattere. Che cosa facciamo se Terry ci attacca adesso? Non accadrà. Ornsu, Che vuol dire che non accadrà? Se ci pensate un po' ci arriverete anche voi. Non vi siete mai chiesti come Terry sia riuscito a sopravvivere dopo la dannazione? ho sempre pensato che fosse dotato di una forza fuori dal comune. Oh, senz'altro. Ma una maledizione dell'impero Decla ha un potere di altissimo livello. Non basta essere resistenti. C'è un motivo se Terry è sopravvissuto e mantiene tuttora i suoi poteri. E che sarebbe? È la sua maledettissima spada. Al tempo riuscì a infonderci buona parte del suo potere. Quando la impugna, può di nuovo usare tutte le sue tecniche. È una sorta di simbiosi. Unico punto debole, il tempo di ricarica. Gli serve tempo per accumulare poteri a sufficienza. Una cosa è certa, ci sarà un attacco. Non sarà a breve, ma sarà senza dubbio potente. Mi spieghi come diavolo fai a sapere tutte queste cose?
E perché non ce l'hai detto prima, scusa? Perché le ho scoperte solo adesso. È stato un ufficiale della FEI ad informarmi. La Fei? Ma non ti eri lasciato alle spalle tutta quella storia? Era una copertura. Non volevo che Zephyr sapesse dei miei contatti. Avrei dovuto informarlo proprio oggi sul resoconto di Terredi. È da mesi che i miei ufficiali rischiano la vita per indagare sul suo fascicolo. Peccato che ancora una volta il fato ci abbia messo del suo. Dai, non dire così. È inutile prendersela con il fato. Sì, infatti, è proprio inutile. Non voglio stare a guardare mentre quel pazzo dannato si prenderà i nostri poteri. Il fato ci ha procurato solo altri casini. È l'ora di fare qualcosa di utile. Io vado a chiedere l'intervento della FEI. Che stai dicendo? Vuoi lasciarci soli? Dopo tutto questo? Ora che non dovremmo separarci neanche un attimo. Mi spiace, ragazzi. Lo faccio per il bene di tutti. Ti prego, Oronsul, pensaci bene. Non l'avete visto anche voi? Ambrose mi ha detto che peggiora sempre di più. La morte di Delia lo ha devastato. Non mangia più, non parla più, non dorme più. Zephyr. Ha paura. È terrorizzato dal poterla rivedere in sogno. Immagina l'amarezza ad ogni risveglio, fare i conti con la realtà. Temo che abbia perso tutto. Ho paura che non riusciremo ad affrontare Terredi senza la guida di un leader come Zephyr. Purtroppo dobbiamo rassegnarci all'idea che non è più il custode valoroso di prima. Dunque, non è rimasto che lui. Che cos'è quella faccia, Finvit? Non vorrai farmi usare il mio Patras in questo giorno glorioso. Chiedo scusa, signore. Sei forse turbata dal doverlo affrontare faccia a faccia? Assolutamente no, signore. Farò del mio meglio. No, Finvit! Tu non farai del tuo meglio. Tu lo devi uccidere. Oppure, se pensi di convincerlo a fuggire via, puoi anche provarci. L'importante è che tuo fratello non intralci il mio piano. La vita non è quello che avevo programmato. Quante volte, da piccola, ho urlato il suo nome invano. Quante notti mi sono stretto a me stesso per non sentire il dolore. Troppo tempo fa l'avevo perso. Quando perdi una persona, non è solo allora che ti rendi conto di quanto è importante. No, per me era già importante. È che ti manca. Terribilmente. E l'immagine di lei ti si muove nel cuore. Tante volte ho provato a soffocare quell'immagine. Ma è sempre qua, nella mia testa. Mamma e papà non meritavano quella fine. Almeno su una cosa siamo d'accordo. Sai perché siamo qui, vero? Terredi ti ha ordinato di uccidermi. Cos'è? Non ci avevi pensato quando hai deciso di seguire quel mostro! Io li rivoglio indietro! Quel che è capitato loro è stato solo un errore! Non sarebbero dovuti morire! E Terredi è in grado di riportarli in vita! Ma dovrei prima fare un altro sacrificio, no? Dovrai portargli il mio cadavere! Non è così? È da tempo che ho imparato a considerarti un nemico! Messia! Che ci fai da queste parti? Resterà per sempre dietro di noi, come un'ombra. Fino a che non lo affronteremo. Ma che diamine vai blaterando, soldato? Il nostro passato. Ah, fammi un po' indovinare. Il nostro guardiano scintillante ha forse deciso di tornare sui suoi passi? Cos'è? Ti manca la divisa militare? No, Sermeset. Voglio solo impedire a chi ti comanda a bacchetta di rovinare tutto quanto. No, non è vero.
Di la verità. Hai sentito odore di sconfitta imminente e hai deciso di cambiare squadra. Sermeset, tu riesci sempre a distorcere la realtà. Come quella volta quando... Fermo lì dove sei. Non ci provare nemmeno. Lo so io. Com'è andata quella volta? Non mi hai mai dato modo di spiegarti. Ma non c'è niente da spiegare. Ora come allora? Sei scappato vigliaccamente lasciando gli altri nei guai. No, non capisci? Abbiamo fatto di tutto per portar via la tua famiglia. Puoi dire che ti pare. Ormai il passato è una storia vecchia. L'unica cosa importante è adesso che Terry sta per ottenere il potere supremo, non mi resta altro che aspettare e magari nel frattempo cominciare a spianare un po' la strada. Ma come? Che fine ha fatto la tua bella radio a forma di casco? Non basta una scintilla a ripararla, vero? Non mi serve comunque. Una volta raggiunta la base operativa, parlerò direttamente con il generale Torogon. Sì, così potrete unirvi a noi e continuare a sterminare i civili. Se avessi saputo che razza di persona saresti diventato, ti avrei sterminato io, con le mie mani. Oh, se la metti così allora grazie. Grazie per averci lasciato in balia dei Dewer. Io e i miei uomini vi avremmo portato via con la forza se solo avessimo potuto. È stato tuo padre a non volersene andare. Non ci ha voluto seguire. Noi lo sapevamo che questa zona sarebbe stata attaccata dai Dewer. Quei primitivi hanno sempre dato problemi alla Fey e voi non volevate affrontarli di nuovo. Avete colto l'occasione per dimostrare ancora una volta di essere dei vigliacchi. Non c'è niente da fare. Ormai non ragioni più. Stai dicendo cose senza senso. E invece no! Non ne sai niente! Non sei stato massacrato, amputato, catturato e trattato come uno schiavo! E lo sai da che si vede? Dalla tua debolezza! Sì, tutto questo dolore è stato come un martello che tempra il metallo! È grazie a questo che oggi ti sconfiggerò! Ah, lo vedi che non hai capito niente? Così non fai altro che rimettere in circolo tutto il dolore che hai subito. Non è questo che insegna il dolore. Vediamo chi ha ragione. Perché vuoi provocare altro dolore? Non ti è bastato quello che hai provato per capire che non ti farà stare meglio far soffrire gli altri. Sermeset, lascia stare Terredi. Questa pazzia non porterà a niente di buono. Una volta consumata la tua vendetta, non ti resterà più niente. Ci ritroveremo tutti sotto un regime. Ho smesso di ascoltarti. Niente da fare, soldatino. Le tue scosse non faranno altro che ricaricare il mio braccio. Non hai saputo sfruttare il tuo dolore. Sei debole. Come ti avevo promesso, oggi morirai per mano mia. Ed io comincerò il mio glorioso piano di vendetta contro quei cani della Fey. Regola numero 4 del manuale d'addestramento Fey: mai togliersi l'equipaggiamento di protezione. E il tuo di casco che fine ha fatto? Appena arriviamo devi rifarti gli impacchi di fiori di castagno. Ormai non mi servono più. Si è già rimarginato tutto. Sì, ma facciamo che continui per un'altra settimana. Ah, devo raccogliere altro ginepro per gli unguenti. Così dopo ne usi un po' per la ferita. Ma come mai tutte queste preoccupazioni? Ma se preferisci la cancrena? No, è che non mi sembra il caso di andare a cercare bacche in questo momento. E cosa dobbiamo fare allora? Come? Io so fare le medicine. Tu cosa sai fare? Ma... Siamo rimasti io e te. Hai capito o no? Se non facciamo qualcosa noi è finita. Non c'è spazio per nient'altro. Bisogna reagire. Io almeno faccio qualcosa di utile. Vuoi dire che io sono inutile? Tu hai
Hai paura? Ma fammi il piacere. Ti ho sentito mentre dormivi. Stai dicendo che mi guardi mentre riposo? No, brutto idiota! Ti stavo medicando quella dannata ferita! Eri agitato e continuavi a dire che avevi paura, che lui si nutriva del tuo terrore. E io, come una scema, a curarmi di te. Tieni, portalo a casa. Va da Zephyr e convincilo a reagire. Ma che stai facendo? I fiori di castagno non potranno mai guarire quello che ho dentro. Ma ho già in mente un altro rimedio. Stupido, stupido, stupido. Non riesci a star zitto neanche mentre dormi. È vero, ho avuto paura. Ne ho sempre avuta. Apprezzo l'onestà. Io non ho mai capito che cosa sei. Un demone. Un mostro. So solo che ti sei sempre nutrito del mio terrore. Non mi hai mai lasciato in pace. Nemmeno quando ho scoperto di essere un guardiano. Ho cercato di nascondere la mia paura. Ma quando si tratta di te, io non ci riesco. Mi hai lasciato un segno tangibile che non potrò mai cancellare. Ma è proprio da questo che troverò la forza per affrontarti. Il fato ha deciso che diventassi il custode del potere elementare del ghiaccio e in quanto tale sono pronto a immolarmi in nome della pietra! Dove credi di andare? Sono soddisfatto. I tuoi occhi sono diversi adesso. È evidente che non hai più paura. Non starei mica pensando di andarsene via così, dopo tutto quello che mi hai fatto passare! Io qua ho finito. Torna indietro! Voglio finirla con te! Tu non puoi nemmeno immaginare con chi hai avuto a che fare. Vieni qua! Fimbit! Basta combattere! Sono tuo fratello! Io non ho più fratelli. Fimbit! Sono io, guardami! Guarda che posto ti ha reso il male! Sei già stanco di combattere e vuoi chiacchierare? Non voglio uccidere mia sorella! Tu non hai una sorella. Fimbit! Non devi essertene dimenticata! Non puoi! Tu sei contro di me! Io volevo solo mamma e papà! Io non sono contro di te! Sciocca! Sono contro Terredi e tutto l'odio che mi unisce! Anche io li voglio! I nostri genitori! Non è vero, non è vero! Sei tu che mi hai abbandonata! Che hai scelto un'altra famiglia! Te ne sei andato lasciandomi sola! Non giustificare le tue scelte stupide! Io dovevo andare con Zephyr e gli altri! Io sono un guardiano! Accettalo! Hai scelto di abbandonare me! Hai scelto da sola la strada dell'odio! Potevi venire con me! È l'unica strada quella dell'odio, stupido! L'unica! Le tue sono inutili speranze. Il tuo bene non è altro che un po' di sogni gettati qua e là. Il bene è una strada lenta ed insicura, mentre il male è deciso, veloce. Il bene perde sempre. Il bene impiega più tempo forse, ma almeno non porta dentro tutto il marcio che hai tu. L'odio ha solo odio dentro. Almeno questo marcio non è scadente. Guarda come ti ho ridotto. Chi tra noi due è in piedi adesso? Terredi non è stato il capo migliore per te. Se fossi venuta con me, a quest'ora sorrideremmo. Sei tu che mi hai abbandonata.
Io non ti ho mai abbandonata! Non ti ho mai abbandonata. Ora finalmente se ne starà per sempre a casa sua. Mi sei sembrato anche troppo di cuore, Oronsul. Può darsi. È che in parte mi sento responsabile per la sua sorte. Sì. L'altra parte ce l'ho messa io. Stavolta sono io che ti devo la vita. Un po' per uno, comandante. Ma sei arrivata davvero all'ultimo secondo? O ti stavi preparando? Lo sai come ci piace agire alla Fey. Comunque non mi riferivo ad oggi. L'incidente coi Dewar. È da lì che sono iniziate le sue sfortune. E il grande dolore lo ha fatto marcire. Da dentro. Sei preoccupato per Zephyr? È come se fosse morto anche lui insieme a Delia. E la ragione per cui non sei con lui? Abbiamo poco tempo. Se Zephyr non reagisce in tempo, potremmo solo immolarci di fronte a Teredi, senza risolvere nulla. Tori, anzi, Capitano Lovida, abbiamo bisogno dell'aiuto della Fey per combattere il clan dei dannati. Oronsul, come fai a chiedermi una cosa del genere? Torogon ha dato ordini ben precisi sia a te che a me. Niente interventi armati in questa operazione. Credo che sia arrivato il momento di cambiare i piani. Negativo. Non possiamo compromettere lo status di neutralità del territorio. Tori, se non ci aiutate, non ci sarà più neutralità da nessuna parte. Non ci sarà più niente. Guarda che io sono dalla tua parte. Non sarei venuta qua altrimenti. Ma ci sono in ballo gli equilibri dell'intero continente. Pensi almeno di poter adunare qualche ragazzo del reparto Storm? Lo escludo. Se anche volessi non potrei comunicarlo a Torogon. Una volta entrati in questo territorio, i trasmettitori convenzionali non funzionano. Avete ancora problemi coi ripetitori? No, non c'entra. È per colpa del vento. Del cosa? Ci deve essere qualcosa di strano nell'aria. I ragazzi del servizio di informazione non escludono che ci sia di mezzo Terredi. Fatto sta che da qualche tempo su quest'area si è formata una sorta di strana corrente aerea che riesce a distorcere persino le onde delle nostre trasmissioni. I ragazzi stanno impazzendo per trovare una soluzione. E da quanto esattamente? Sarà... Ah sì, dall'ultima volta che ci siamo sentiti. È il giorno in cui Delia è stata uccisa! Cosa c'è, Oronsul? Calmati! Tori, devo fare di corsa. Sei venuta con il quad? No, sono a piedi. Non importa. C'è ancora speranza. Zephyr. Senti, Amy, non importa davvero. Non ho bisogno di niente. Lasciami da solo. Non importa più niente. Zephyr, ascoltami. Non c'è molto tempo. Cerca di riflettere. Va via. Cosa? Emerald, va via! Lasciami in pace. Ho perso lei e me. L'ho persa. E con lei anche il suo profumo. Il profumo delle cose. E tutto il resto in cui lei c'era. 1000 immagini mi passano per la testa, Amy. Quando si sistemava il copricapo. Quando camminava scalza per la casa. Quando seduta ascoltava Oronsul e rideva con te. Con me. Zephyr, ascoltami. È naturale che tu sia sconvolto. Amy, ti prego. Ti prego. Zephyr, io non lo so
so cosa pensi adesso, ma Zephyr, fatti forza! Perché solo chi ha forza di volontà può essere riconosciuto dagli altri come leader. Tu sei il nostro leader, ci vuoi abbandonare? Delia non c'è più, non è più tra noi, non è più in noi o nei nostri gesti forse. Mi basta! No, io ho bisogno di te, tutti noi ne abbiamo bisogno. Sei come un fratello per me e non posso vederti così. Non ce la faccio. Non importa se non ce la fai adesso, tutto insieme, va bene. Io sono con te, un passo alla volta. Guardami, Zephyr, perché io ti voglio bene. Anch'io te ne voglio. Ce la fai a respirare? Sì, Ad alzarti? sì. Ce la fai a combattere? Sì. Finalmente ci incontriamo faccia a faccia. Sono venuto qua solo per eliminarti. Non ce l'avrai ancora con me per quella sciocca ragazzina. Non la devi nominare! Vigliacco! Nessuno ha mai alzato la voce con me e poi raccontato ad anima viva. Ti passerà la voglia di urlare quando la mia fredda lama ti avrà trapassato la gola. Non meriti di restare in piedi un minuto di più. La bontà è nel mio carattere. Non posso farci nulla. Ti do l'opportunità di fuggire e di scomparire dalle nostre vite. Ah sì, eh? Pensi davvero che, dopo aver annientato tutti i miei nemici, essermi vendicato dei sacerdoti che mi inflissero la maledizione, dopo aver piantato la mia spada nelle carni del più inesperto dei cosiddetti custodi, dopo aver fatto tutto quello che ho fatto, io me ne dovrei andare via e rinunciare al potere dei 6 elementi, solo perché un fallito come te me lo concede? Non avresti dovuto attaccarla alle spalle. Ciò che hai fatto sarà disfatto. Ciò che hai insegnato sarà dimenticato e quando avrò finito, sarai finito. È la fine. Delia, perdonami. Non sono riuscito a vendicarti. Spero solo di rincontrarti. Adesso che sto per morire. Sono come il vento che mi trasporta, pungente e pur gentile, fuggevole ma sempre presente. Lei è il vento. È sempre presente.
possibile? Lei non mi ha abbandonato. È sempre con me. Non con la mia. Eccolo qua, il libro delle tecniche supreme. Emerald, come pensi che questo ci possa aiutare? Dobbiamo scoprire cosa c'entra quel vento con Delia. Non imparare nuove tecniche. Aspetta un momento. Ma siete davvero sicuri che sia riuscito a farlo? E noi come abbiamo fatto a non accorgercene? Ma di che state Certo. parlando? Gioiello, è il segno del fato. Ragazzi, E siccome il fato aveva deciso che dovesse sopravvivere, allora le ha donato un oggetto abbastanza prezioso da poter contenere il suo corpo astrale. corpo astrale? Secondo quello che c'è scritto qui, la legge del fato permette la riconciliazione del corpo astrale con l'anima elementale solo quando l'anima e il corpo di colui che ha provocato la scissione vengono divisi dalla stessa arma. Vabbè, io mi arrendo. Vuol dire che l'unico modo per riportare in vita Delia è che Zephyr uccida Terry con la sua stessa spada! Oh no, allora dobbiamo raggiungerlo. Presto! Il fato! Incredibile! Lo sapevo che eri tu la più forte. Senza di te non avrei mai potuto esserlo. Non permetterò mai più che qualcuno ci divida. Se qualcuno ci dovesse provare, sapremo come affrontarlo.